Come scegliere il piombo guardiano? Forme, pesi e differenza di utilizzo, e moltissimi miei trucchi e considerazioni sulla traina col video. Ciao bellissimo amico, sono Stefano Adami e di lavoro faccio la guida di pesca sportiva, quindi sono praticamente tutti i giorni in mare. Sul mio canale YouTube ti parlo di pesca a 360 gradi. Cerco di condividere con te consigli e contenuti di qualità per aiutarti a pescare di più e con meno fatica. Quindi più pesci, meno sbattimenti. In questo video ti parlerò di piombo guardiano e ovviamente di traina col vivo. E analizzeremo insieme questi aspetti. Innanzitutto perché si chiama piombo guardiano. Parleremo delle più diffuse forme di piombi guardiani. Vedremo insieme quale grammatura di guardiano scegliere a seconda dei 5 fattori chiave. Come preparare lo spezzone per collegare il piombo guardiano. Ovviamente come fissare il piombo guardiano sulla nostra lenza. Mi raccomando, guarda questo video fino alla fine perché verso la fine del video ti spiegherò come potresti fare a vincere 3 biglietti per il Pescare Show di Vicenza che si terrà dal 18 al 20 di novembre, oppure come potresti acquistarli con un codice sconto a un prezzo veramente irrisorio. Sei pronto? Iniziamo! Innanzitutto vediamo perché si chiama piombo guardiano. Beh, io più che piombo guardiano, per farvelo capire meglio, lo chiamerei piombo angelo custode. A che cosa serve? Lo sapete tutti, serve per portare alla profondità desiderata la nostra esca. Guardiano perché collegato al piombo guardiano ci sarà uno spezzone di filo, poi vedremo la lunghezza, come realizzarlo e tutto più avanti nel video, che darà una distanza. Quindi quando il piombo toccherà a fondo, dietro l'esca non dovrebbe essere a fondo, ok? Quindi guardiano perché definiamo la vittima sacrificale per preservare la nostra esca. Attenzione però, attenzione, vi faccio un piccolo appello, state attenti a non perdere i piombi guardiani. Per tantissimi motivi. Il primo, da buon genovese vi dico che costano e quindi ovviamente costando dei soldi sarebbe meglio evitare di lasciarli sul fondo del mare, ma la parte più importante è il fatto che il piombo è comunque un materiale inquinante ed è un elemento che in mare non dovrebbe stare. Bene, cerchiamo di capire qual è la forma ideale per il piombo guardiano. Qua ci viene in aiuto la fisica, l'idrodinamica, quindi, perché ovviamente un corpo trainato fa un attrito lungo tutta la sua superficie. Quindi con un piombo del genere che è lungo, noi avremo una parte, lasciate perdere, poi parleremo di quello che c'è sopra, quindi della vela che fa il trecciato sopra, ma vediamo di parlare solo del piombo per adesso. Più superficie è esposta ad essere colpita dall'acqua, più ci sarà un attrito ovviamente, più ci sarà uno spostamento. Cercate sempre di prediligere piombi molto compatti. In questo modello si è voluto dare una superficie in altezza e poca superficie in larghezza, in maniera che tagliasse un po' meglio l'acqua. Una cosa importantissima nei piombi guardiani standard è la letta. Questa letta vuole essere un timone quasi, è una cosa che serve perché il piombo non giri su se stesso mentre viene trainato, altrimenti farebbe un pasticcio allucinante, ci attorciglierebbe la lenza, cosa che a volte capita anche con la letta quando c'è una grossa corrente. Questi piombi sono ottimi, vanno benissimo, questo è un 750 con mani in questa maniera, io prediligo quelli ancora più compatti, però non nego che è una vita che traino con questi piombi. In realtà negli ultimi anni sto utilizzando sempre di più una soluzione differente che è il Deep Teaser di Fonderia Roma. Apro e chiudo una piccolissima parentesi, Fonderia Roma non mi paga per raccontarvi questo, è una mia personale iniziativa perché ho visto che funzionano bene e anche meglio degli altri e quindi mi faceva piacere spendere 2 parole con voi su questo tipo di piombo. Qualsiasi piombo abbia una forma idrodinamica compatta è da preferirsi rispetto a piombi che espongono una grossa superficie all'attrito dell'acqua. Deep Teaser è un prodotto secondo me molto azzeccato perché, come potete vedere qua, partiamo da 100 grammi, quindi dal piombino veramente molto piccolo da 100 grammi che ci servirà a tante cose, poi lo vediamo, 200 grammi, 300 grammi,
400 grammi, 500 grammi, 600 grammi. Perché non c'è il 750, l'800 grammi? Beh, perché Deep Teaser in 600 grammi più o meno tiene il fondo come un 750 di quelli tradizionali. Se la canna ce lo permetterà, perché non tutte le canne portano più di mezzo chilo, 750 grammi, potremmo anche pensare di utilizzare un chilo di piombo. Il chilo di piombo, anche lì consiglio una pera con l'aletta, nel senso molto compatto. Quindi prima cosa da vedere, la forma per l'idrodinamicità. Personalmente, anche se costano forse €1 di più, che non credo che ci cambi la vita, la mia scelta cade quando posso sui Deep Teaser. Ma veniamo a una delle parti più importanti del video: i 5 fattori chiave che andranno ad influenzare la scelta della grammatura del piombo che andremo a utilizzare. Allora, fattore chiave numero 1, la velocità di traina. Ovviamente, se dovremo tenere il contatto con il fondo e andremo a 0,1, basterà meno piombo che se dovessimo andare a 1,5, 2 nodi. Ok, quindi questo è abbastanza semplice, ma va detto, più andiamo veloci, più dovremo aumentare il piombo. Secondo fattore molto importante è il diametro del nostro apparato pescante. Sapete che oramai mi sono stancato di dirvelo, ma a traina col vivo si va con la treccia e non si va con il nylon se si vuole rimanere a contatto col fondo. Si faceva una volta, ma adesso c'è la treccia che ha tenute molto più forti con diametri molto più sottili, quindi a seconda del diametro della treccia che utilizzerete dovrete scendere o salire con il piombo. Ovviamente ricordatevi che la treccia nell'acqua comunque fa una pancia e fa una vela nell'acqua, perché ovviamente taglierà sicuramente meglio del nylon, ma comunque farà comunque una pancia e comunque andrà a tirare su il vostro piombo, che comunque anche lui sarà influenzato dall'attrito con l'acqua. Ok? Terzo fattore, forse uno dei più importanti ed è uno dei più difficili, sui quali mi fate più domande solitamente: la corrente di superficie e corrente di fondo. Se avrete una corrente che viaggia insieme a voi, quindi nella direzione in cui state procedendo con la barca, la corrente cosa farà? Tenderà a schiacciare il piombo più sotto la barca possibile. Se invece ci trovassimo nella condizione di avere una corrente contraria al nostro moto, quindi la barca va in questa direzione e la corrente va in questa direzione, le forze andranno a sommarsi, quindi la velocità della barca e la velocità della corrente andranno a influire tutte e due negativamente, non positivamente come nel caso di prima, sul nostro piombo. Quindi dovremo piombare di più per riuscire ad avere, diciamo, una perpendicolare. Poi vediamo che anche la perpendicolare a certe velocità non ha senso di esistere, ed è il motivo per cui non si usa più tanto l'affondatore idrodinamico, quindi non si usa più tanto l'affondatore a pala di cannone o il downrigger. Non esiste, e questo ci tengo moltissimo a dirvelo, perché in tantissimi mi scrivete: devo pescare a 30 metri, quanto piombo metto? Non esiste una formula matematica. Perché? Perché in ballo ci sono questi fattori chiave che possono cambiare continuamente, quindi non esiste a dire dai 20 ai 30 metri metto 400 grammi, dai 35 ai 40 metto 500 grammi, perché se aumenta la corrente, se aumentano anche tutte le altre cose che adesso poi vedremo, il piombo va rivisto e corretto. Una cosa molto importante da capire è che non esiste soltanto la corrente superficiale, quindi quella che fa camminare la barca, quindi quella che ci dà l'azione di deriva. Dovessero esserci correnti differenti, quindi a sopra e sotto, ve ne accorgerete come? Ve ne accorgerete semplicemente quando calerete l'esca nell'acqua, perché la corrente si apprezza, si dice, quindi si percepisce, si capisce bene guardando l'inclinazione che ha la treccia quando entra nell'acqua. Assenza di corrente, la lenza tenderà a rimanere più dritta, anche con il movimento. Qualora dovesserci essere correnti opposte, la lenza si allunga. Imparate, questo è molto importante, ad apprezzare la corrente di superficie e la corrente di fondo, che non servono soltanto per il guardiano. Capire il gioco delle correnti e il gioco dei movimenti sottomarini fanno un pescatore con 10 punti in più. Spesso vi potrebbe anche capitare, in caso di forti correnti, io pesco in Sardegna, voi lo sapete, e porto le persone a pescare con me in Sardegna, spesso quando ci sono correnti differenti è divertentissimo vedere il piombo che scende in una determinata maniera, poi a un certo momento, quando arriva sul taglio di corrente, incomincia a recuperare magari la pancia che ha fatto, oppure addirittura va giù dritto, poi a un certo momento comincia a muoversi, perché le correnti sono diverse. Quindi questo è molto importante, l'analisi, e poi se volete faremo un video su
questo: l'analisi dello spot di pesca con le correnti è la cosa che vi fa prendere o non prendere i pesci, o comunque vi fa prendere di più o meno pesci. Se vi interessano questi discorsi qua, mi raccomando, sotto coi commenti, e vediamo di realizzare un video ad hoc. Altro fattore molto importante: gli assetti di pesca. Ovviamente se io andrò a posizionare una canna a fondo, una canna a mezz'acqua e una canna a galla, non andrò a mettere la stessa piombatura. Solitamente, per darvi un consiglio che comunque sia, ribadisco il concetto, è un consiglio che tra virgolette lascia un po' il tempo che trova per appunto questi fattori che stiamo enunciando, è questo: cercate sempre di fare 1, mezzo e 1/4. Ok, vi spiego meglio. Se a fondo pescate con 7,50, la canna a mezz'acqua cercate di metterla a la metà del peso, la canna a galla mettetela ancora a metà. Ecco, questo è un buon sistema ed è un inizio, ragazzi. Poi, se uno vuole ottenere dei determinati effetti, può anche variare i piombi, ma soprattutto ci deve essere un gran bel divario tra la canna a fondo e la canna a mezz'acqua, altrimenti fate i pasticci. Altro fattore determinante è il tipo di esca che stiamo utilizzando. La piombatura non può essere la stessa con un calamaro grosso così, che non ha la possibilità di svincolarsi, e un tombarello di 2 kg. Ovviamente un tombarello di 2 kg, un piombo da 300 grammi, se lo porterà, non vi dico dove vuole, ma quasi, anche se comunque certi pesci tendono sempre a tenere il fondo, però calcolate che se mettete dei piombi devono essere anche commisurati alla dimensione, al peso, alla vitalità e alla forza dell'esca che state mettendo. Vi faccio vedere come fare lo spezzone del guardiano. Molte persone utilizzano fluorocarbon, nylon diversi. Vi faccio vedere quello che faccio io. Se sto lavorando con un terminale dello 0,50 per esempio, mi procuro uno 0,40. Se lavoro con un terminale del 0,60 posso anche salire un po' di più, ma lo 0,40 va bene. Va bene perché? Perché noi faremo questa cosina qua. La parte finale con la quale andremo ad attaccare il piombo la faremo doppiata. Prendo l'ultimo pezzettino, che tanto così poi si accorcerà, lo vedrete, vado a fare un nodo che si chiama spider hitch, che già conoscete, ve l'ho fatto vedere 1000 volte. Lo faccio velocemente: 1, 2, quindi faccio un cappio e giro intorno, 3, 4 e ci giro intorno 5 volte, entro dentro, faccio passare bene le spine, vedete che il nodo è fatto così, lo bagno ovviamente, lo vado a tirare piano piano in questa maniera, taglio le cedenzine a questa doppiatura, prendendola perfettamente nel centro, farò fare un mezzo palomar, quindi così faccio come il nodo delle scarpe per il palomar e vado, cioè l'unica differenza col palomar è che non entro e esco perché ho già il filo doppiato, ok? Ok, quindi vado a tirarlo in maniera che non si vedrà praticamente la differenza, ma qui avrò una parte singola e qui una parte doppiata. Quanto lo facciamo lungo? A seconda dell'esca comunque si tende a cambiare un po' la distanza dal fondo. Animali che tendono ad infrattarsi, cercate di tenerli un po' più staccati, lo potete fare sia dando più manovellate che allungando questo. Io solitamente faccio 1,5 metri. Se vi trovaste in barca con una lenza più spessa e aveste solo questa per poter fare questo lavoro, fate semplicemente, create un punto di rottura, quindi fate semplicemente un nodo e questo ovviamente andrà a rompere più facilmente qua. Da questa parte andremo ad infilare la jump snap o comunque l'aggeggio che volete utilizzare per fissare il piombo sul trave, chiamiamolo trave, ok? Con un uni va benissimissimo. Perché ho fatto tutto questo? Questo poi lo vediamo dopo. Perché il moschettone sotto? Il moschettone sotto perché se devo cambiare il piombo, invece che fare uno spezzone per ognuno, apro, cambio e metto un altro piombo. Il deep teaser ha una prerogativa: se noi lo lasciamo con un po' più di gioco e un po' più di libertà, il piombo riuscirà. Questo lo fa anche il guardiano tradizionale, però con il deep teaser è ancora più semplice poi da scagliare. Ora voi vi chiederete: per quale motivo Stefano hai doppiato in fondo? Ve lo faccio vedere subito. La doppiatura e la chiusura in stile spider hitch o bimini twist ha una prerogativa, che è questa: dovesse per caso sulle rocce
sfrizionare tanto, ok? Ve lo sto facendo, mi fa sempre male fare queste cose, però striscia striscia, ok? Qualsiasi cosa succeda, la doppiatura sopra e il finto palomar, il mezzo palomar, chiamatelo come volete, vi darà la possibilità comunque di recuperare il piombo. Vediamo subito velocemente come andiamo a fissare il nostro guardiano sul nostro perterminale. Come avrete visto nel mio video, quello di come imbobinare un molinaro elettronico col vivo, se non l'avete visto, qua sotto in descrizione e qua in alto, non mi ricordo mai dov'è, quindi faccio così, e qua in alto nelle schede vi lascio il link al video. Io realizzo con il bobbin knotter dei PR, quindi dei blocchettini di nodi grossi così, che mi servono per andare a fare lo stopper del guardiano scorrevole. Quando arriverò al nostro nodo, al nostro pierrino, non dovrò fare altro che andare ad inserire la pinza sulla lenza che andrà poi a scorrere così. Quindi con il sistema Jump and Snap va a sbattere, quindi non succede niente. Il pierrino qua è incollato, quindi non si sposterà, sarà difficile che si sposti. Se qualora dovesse mangiare il pesce, la pinza scorrerà e quindi il pesce sentirà meno il piombo. Questo è il mio sistema preferito per mettere il guardiano. Mettimelo qua. Mentre il guardiano fisso solitamente viene fissato o con dei moschettoni a sgancio rapido, classici da palamito per intenderci, o con degli altri accrocchi particolari, ce ne sono in vendita migliaia. Quando ci sarà la giunzione tra il nylon e il trecciato, potete far avanzare un pochino di trecciato in più e con questo fare un'asola e lì andare a mettere il guardiano. Solitamente si fa così per fissare il guardiano fisso e non scorrevole o mobile, che dir si voglia. Bene, mi sono anche spostato sul mio sasso magico e adesso vi racconto quello che probabilmente state aspettando dall'inizio del video. Pescare Show. Allora, prima cosa, non doveste vincere i biglietti con questo giveaway, non vi preoccupate, ce ne sarà anche un altro la settimana prossima, quando poi annuncerò chi ha vinto quello di questa settimana. Prima cosa. Seconda cosa, Pescare Show dà la possibilità a tutti i miei follower di venire a vedere la fiera pagando soltanto 5 euro il biglietto, come con un codice sconto che è R1PES, che vi scrivo da tutte le parti. Andate sul link, su uno dei primi link che ci sarà qua sotto in descrizione, che è diciamo l'acquisto dei biglietti, che in realtà costano 7 euro, mettete il codice e vi costerà 5, quindi quello, se non riusciste a vincerli, sapete che comunque Pescare Show dà la possibilità ai miei follower di avere uno sconto ulteriore sul biglietto. Altra cosa interessante, qua sotto trovate un altro link sul mio sito stefanadamie.it con la chiacchierata prenotata. Che cos'è? Beh, sempre gli amici del Pescare Show mi hanno dato la possibilità di avere un piccolo spazio dove possiamo sederci e chiacchierare, quindi se vi fa piacere andate a inserire i vostri dati nel form che trovate sul link qua sotto e potete prenotare una chiacchierata di un quarto d'ora, 20 minuti con me, dove potremo parlare di pesca, di elettronica, di novità, di qualsiasi cosa, e magari, perché no, di fare anche una bella chiacchierata per avere la possibilità di entrare nella grande famiglia di Andate a Pescare, ok? Ma veniamo al giveaway vero e proprio. 3 biglietti in questo video, vi comunicherò chi ha vinto nel video della settimana prossima, ma comunque vi contatterò prima. Come funziona? È semplicissimo. Ho acquistato un softwareino che andrà a selezionare random un vostro commento. Adesso vi spiego. Condizioni per partecipare: dovete essere iscritti al canale, aver messo un like a questo video e aver messo un commento. Il software selezionerà in automatico tra i commenti. Non ve lo devo dire io, mettete anche più commenti, perché più commenti mettete più è facile venire estratti, questo va da sé. E adesso magicamente ritorniamo nella nostra postazione e continuiamo a parlare di piombi guardiani. Guardiano fisso o guardiano scorrevole? Se siete in difficoltà, non avete fatto le tacchettine per poter mettere comodamente le Jump and Snap, o anche con un nodo non nodo come si faceva una volta, o con qualsiasi altro sistema, potete mettere tranquillamente il guardiano fisso.
Io personalmente lo gradisco molto di più scorrevole, ma sono veramente punti di vista. Provate a pescare col guardiano scorrevole, poi mi racconterete se notate una differenza, sempre ovviamente qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, a voi non costa nulla, per me è un grandissimo favore, mettete un like, commentate e condividete il più possibile il video con i vostri amici, mi raccomando, grazie, iscrivetevi al canale qualora non lo foste ancora e attivate la campanella, quella con tutte le notifiche. Spero che abbiate trovato utile questo video, è un video che penso da un pochino, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto. Vi lascio qua di fianco 2 video, sempre miei, se volete dartici un'occhiata. Io adesso vado a montare il video, mentre voi andate a pescare, alla prossima, ciao!